Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere la livella laser a croce ricaricabile della Parkside Linea Performance con batteria ricaricabile da 4 volt, dotata anche di torretta sulla parte superiore che permette di proiettare il laser a 360 gradi. Questa è stata comprata da un mio amico che gentilmente me l'ha prestata per farvi la recensione e l'ha pagata 49 euro il 17 febbraio 2022. Viene venduta assieme ad un cavalletto e al cavo USB di tipo C per la ricarica. Adesso guardiamo come è fatta, leggiamo le caratteristiche sulla confezione, ma soprattutto mettiamola alla prova e confrontiamola con una professionale. Iniziamo. E allora ragazzi, leggiamo rapidamente quello che è riportato sulla confezione, poi faremo una prova confrontandola con quel modello professionale della Wepar che già vi ho recensito e eventualmente facciamo anche una prova confrontandola con la sorellina più piccola della linea verde che emette solamente il raggio a croce. Questa ha lavorato tantissimo, l'abbiamo utilizzata per montare controsoffitti, strutture in cartongesso, ci siamo divertiti ed ha lavorato davvero molto bene. Ma concentriamoci su questo modello. Dall'etichetta stampata sulla parte laterale della confezione possiamo leggere che ha una torretta che proietta a 360 gradi più un laser che viene proiettato in modo verticale e si possono combinare fra di loro in modo da ottenere solo la proiezione verticale, solo la proiezione orizzontale oppure incrociare fra di loro le proiezioni, quindi ottenere una proiezione a croce. E può essere utilizzato per una collocazione precisa di mensole, lampade da parete, piastrelle, listelle o quadri. Io aggiungerei anche per dipingere, per carta da parati e tanto altro. Laser con luce verde per una migliore visibilità anche in ambienti luminosi. Efficienza luminosa 4 volte maggiore rispetto agli apparecchi comparabili a luce rossa. Impiego versatile grazie alle due modalità di proiezione, orientamento verticale autorivellante con indicazione LED dello stato, angolo regolabile a piacere con pendolo laser fisso, lampeggio automatico durante l'autolivellamento con il superamento dell'inclinazione iniziale di 3 gradi, infatti deve essere posizionata su una superficie piana o rimanere entro i 3 gradi, altrimenti non potrà autolivellarsi. Corpo compatto con supporto pestativo da 6,35 mm, quindi un quarto di pollice, lo stesso passo che trovate sui cavalletti delle fotocamere. Infatti il cavalletto che viene dato in dotazione è lo stesso che si utilizza per le macchine fotografiche. E nella parte posteriore ci sarà anche l'ingresso per la ricarica USB di tipo C con il cavo lungo 1,5 m. Il treppiedi avrà una colonna centrale allungabile tramite la manovella e le gambe estraibili telescopiche che raggiungeranno quindi un'altezza massima di 1,5 m. La testa dello stativo è regolabile e inclinabile con più angolazioni e nella parte posteriore della livella ci saranno due potenti magneti per fissarlo su superfici metalliche. La batteria sarà da 4 volt 2,6 A, la precisione più o meno 0,4 mm al metro, il raggio d'azione fino a 20 metri. Modalità di proiezione autolivellante e fissaggio a pendolo con un tempo di livellamento di circa 4 secondi e un intervallo di autolivellamento di 3 gradi. All'interno della confezione troveremo quindi la livella, il treppiedi, il cavo di ricarica e un manuale di istruzioni. Il laser è di classe 2 e poi fa un confronto con la livella PKLL8A3 che sarebbe praticamente la versione successiva a quella che abbiamo qua sul bancone e ci dice che avrà una visibilità 4 volte migliore e un raggio d'azione fino all'80% maggiore. Ma adesso guardiamo la livella per bene da vicino. Come tutti i prodotti Parkside Performance ha una colorazione nera con le scritte rosse e bianco che la rende effettivamente molto più bella e accattivante della versione classica di colore verde, però questa di colore verde in più rispetto a questa per esempio ha queste gomme che la proteggono sia dagli urti e inoltre ci offrono anche un buon grip per poterla tenere saldamente fra le mani. Questa invece è tutta in plastica, non c'è assolutamente alcun inserto in gomma, questo mi dispiace davvero tantissimo, anche se comunque offre un buon grip per via di queste sagomature, quindi si afferra bene, però la gomma avrebbe fatto solo del bene. La torretta sulla parte superiore che permette di proiettare a 360 gradi obiettivamente è un pochettino più piccola delle altre livelle che ho provato finora e anche per quanto riguarda una questione di sicurezza e di protezione, se fosse stata più grande sicuramente sarebbe stato meglio. Allora guardiamo la parte posteriore, abbiamo i due magneti che ci permettono di fissarla sulle superfici metalliche, un ingresso USB per poter ricaricare la batteria. Lateralmente invece abbiamo questo tastino che solitamente serve ad accendere le livelle e contemporaneamente a sbloccare il pendolo, quindi consentire anche l'autolivellamento. Infatti in questo modo il pendolo sarà bloccato ed è anche la modalità che dobbiamo utilizzare per trasportare la livella, perché bloccando il pendolo al suo interno evita che si danneggi con gli urti. Però solitamente sulle livelle, portando questo tastino, facendolo scorrere sul lucchetto aperto, si dovrebbe accendere. In questo caso invece non si accende perché si accende solamente da questo tasto. Oltre ad accenderlo ci permette anche di selezionare la modalità di proiezione. Allora vi faccio vedere proiettando di fronte a me. Premendolo una volta accenderemo il laser
e ci permetterà di proiettare sia con la torretta a 360 gradi che con la proiezione verticale. Premendolo nuovamente potremo decidere di spegnere la torretta per la proiezione a 360 gradi e lasciare solamente quella verticale. Premendola nuovamente invertiremo la situazione, quindi spegneremo quella verticale e accenderemo solamente quella orizzontale, quindi ci permette di variare le tre modalità. Come vedete per ora il LED è di colore verde, questo sta ad indicare che la livella è in grado di autolivellarsi. Se andiamo oltre i 3 gradi invece diventerà di colore rosso, quindi ci indicherà che la livella non potrà autolivellarsi e dovremo posizionarla su un piano che rientri all'interno dei 3 gradi. Ma si accenderà di colore rosso anche quando decideremo di bloccare il pendolo, quindi ci informa anche in questo caso che l'autolivellamento non è attivo e ci permetterà di inclinarlo e quindi impostare delle angolazioni in base alle nostre esigenze. E anche in questo caso potremo decidere di attivare una o l'altra modalità oppure entrambe. Sulla parte posteriore abbiamo i due magneti che ci permettono quindi di utilizzarla su superfici metalliche. Però i due magneti, pur essendo molto potenti, come vedete anche scuotendola rimane posizionata perfettamente sulla superficie, hanno una distanza di 30 mm, quindi se dovete lavorare su profili più sottili sfruttereste solamente uno dei due magneti che non avrebbero la potenza di mantenerla fissata. Avete bisogno per forza di una superficie che sia abbondante e che permetta quindi di utilizzare entrambi i magneti. Questi due LED indicano anche il livello di carica di batteria durante la fase di ricarica. Infatti, quando inseriremo il cavo USB, se la batteria sarà scarica si accenderà il LED di colore rosso. Quando invece avrà raggiunto il livello massimo di carica, si accenderà il LED verde che ci informerà che possiamo staccare il cavetto perché la batteria sarà già carica al 100%. Per poter spegnere la livella invece sarà necessario mantenere premuto questo tastino per un paio di secondi. Iniziamo quindi con dei rapidi confronti, vedremo la differenza fra il laser verde e il laser rosso, fra un laser buono come quello della livella della Parkside Linea Performance e un laser un po' più buono di quello professionale della Wepar. Allora, guardate, facciamo prima l'esempio vedendo il tempo di livellamento fra la livella della Wepar e quella della Parkside, quindi li sposto, li lascerò entrambi, vedrete che sono quasi allineati, però quello della Wepar è un poco più veloce. Quindi li ho inclinati, li rilascio. Ok, quello della Wepar è già allineato, quello della Parkside perde mezzo secondo in più, quindi diciamo che sono quasi sovrapponibili. Stessa cosa per quanto riguarda quello rosso, che però come vedete è meno definito e meno luminoso. Allora li inclino entrambi, lo rilascio entrambi. Come vedete si sono allineati allo stesso momento. Guardiamo ora la differenza di proiezione sulla parete di fronte utilizzando il laser rosso e utilizzando il laser verde. E allora ragazzi ho messo le due livelle della Parkside una sopra l'altro. In basso abbiamo quella Performance, in alto invece la livella classica della Parkside. Guardiamo di fronte a noi come proiettano il laser. Come vedete entrambe si vedono bene. Questo esempio lo sto facendo per farvi scegliere, per farvi capire quale livella può andare bene per voi, quale acquistare eventualmente. Perché se deve essere utilizzata in ambito domestico, anche quella di colore rosso economica della Parkside può andare benissimo per mettere dei quadri, delle mensole, insomma dipingere delle pareti. Va più che bene anche quella di colore rosso, si vede molto bene sia sulla parete che sulla porta. Se invece dovete utilizzarla in ambienti esterni con luce solare, insomma dove ci sia un ambiente poco favorevole, quella verde è molto più indicata. Adesso ho sovrapposto quasi perfettamente le due livelle, quella rossa e quella verde, tranne la linea orizzontale che non mi è riuscita. E come vedete si sovrappongono perfettamente sia sul tetto che nella parete verticale, quindi diciamo che sono perfettamente allineate. Adesso sposterò la livella della parte alta, quindi quella che proietta il laser rosso, per farvi vedere che sono effettivamente davvero allineate. Guardate, quindi per quanto riguarda l'allineamento diciamo che entrambe sono perfettamente tarate. Adesso facciamo il confronto con la livella professionale. E allora queste sono le due livelle affiancate, la livella professionale e la livella della Parkside. Vediamo il laser proiettato sul muro, mi avvicino, anzi prima di avvicinarmi vi faccio vedere che muovendo una livella si vedono anche le due linee orizzontali che vanno a sovrapporsi perfettamente. Adesso mi avvicino, ovviamente passando davanti copro un pochettino il laser, però guardate la linea orizzontale è perfettamente sovrapposta e la linea verticale mantiene la stessa distanza dalla base fino alla sommità.
poi ovviamente sul tetto si allarga perché cambia l'angolazione, però per quanto riguarda la linea proiettata sul muro hanno la stessa identica distanza. Ho avvicinato il più possibile le due linee, come vedete anche in questo caso mantengono praticamente la stessa distanza dalla base, quindi dal pavimento, fino al tetto. Adesso guardiamo un paio di riprese fatte in esterno, vediamo anche come si comporta la livella della Parkside linea Performance anche in un ambiente sia soleggiato che di sera, proiettando la linea su un palazzo di ben 6 piani, quindi ci renderemo conto su per giù della distanza che riesce a raggiungere. E mentre siamo in questa modalità di inquadratura, guardate la differenza di potenza tra la livella laser professionale e la livella della Parkside. In questo modo ci rendiamo conto molto meglio della differenza di potenza fra i due laser, quello professionale e quello della Parkside, che comunque va benissimo, ma obiettivamente quelle professionali emettono un raggio laser molto più potente e più netto anche a distanza. E adesso facciamo la prova all'interno del mio tattoo studio. Come vedete, con un'illuminazione abbondante, il laser verde si vede, ma si vede bene da vicino. Invece allontanandosi si comincia a perdere un pochettino. Sul rosso non si nota tantissimo. Comunque diciamo che in linea di massima rispetto agli altri laser economici comunque si vede molto bene. E allora ora farò una prova che avevo già fatto con un'altra livella professionale. Guardate, anche questa arriva a grande distanza, quindi all'ultimo piano di questo edificio. Il problema è che il raggio laser, arrivato ad una certa distanza, si allarga così tanto che potrebbe rendere difficile il lavoro, però comunque come luminosità arriva veramente a grande distanza. Siamo praticamente al sesto piano e riusciamo a vedere perfettamente la linea del laser, ed avendo i magneti nella parte posteriore possiamo utilizzarla praticamente su qualunque superficie. Bisogna però fare attenzione perché i magneti sono piccoli e devono andare a combaciare esattamente con la superficie. Lo stesso per quanto riguarda la larghezza. In questo caso abbiamo un profilo di 35 mm e non riusciamo ad avere una buona adesione, la livella scivola via. Quindi bisogna avere una superficie che permetta a entrambi i magneti di fare contatto con la stessa e in quel caso rimane ben salda. E adesso facciamo la prova all'interno di un corridoio, così vediamo pure la proiezione a 360 gradi e anche la linea verticale. Come potete vedere si vede benissimo nelle zone in ombra, ma spostandoci verso la zona illuminata continuiamo a vederla anche nella zona colpita dal sole. Quindi una livella che si vede bene in più condizioni. E adesso siamo proprio sotto i raggi diretti del sole. Guardate, su questa parete nel quale va a battere la luce solare non riusciamo a vederla molto bene, però osservando con attenzione, se muovo il laser si vede sulla parete che si vede comunque la linea. Quindi anche se non si vede in modo perfetto, diciamo che in parte si può utilizzare. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa livella laser? Per me funziona bene, una livella relativamente economica che permette con una sola torretta di proiettare a 360 gradi e con l'altra di proiettare in modo verticale. Raggiunge una distanza elevata, obiettivamente riesce a raggiungere il sesto piano di un palazzo, anche se la linea a quella distanza diventa un pochettino più grossa rispetto all'altra che invece rimane molto più netta anche da lontano. Questo va a influire ovviamente poi sulla precisione, perché se abbiamo una linea di 3 mm riusciamo a essere precisi e trattenere con la matita per esempio dei riferimenti. Se invece la linea diventa 5-6 mm già diventa un pochettino più complesso, però comunque funziona bene. Solitamente chi compra Parkside o comunque chi utilizza livelle laser, a meno che non abbia un grande cantiere, lo utilizza all'interno di una stanza per dei lavori che siano limitati in quell'ambiente, quindi sicuramente va bene come dimensione della proiezione laser. Se invece vi serve per grandi distanze, orientatevi su prodotti che abbiano una linea un pochettino più sottile. Per il resto come livella secondo me va bene, perché si livella molto rapidamente, perché il raggio laser si vede anche al sole. Certo, sole battente magari non è proprio il massimo, quindi cosa dire, io personalmente sono rimasto soddisfatto e posso dire al mio amico che secondo me ha fatto un buon acquisto. Non mi resta quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!